Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i tarocchi della sensualità Wicca. Che cosa andremo a chiedere quest'oggi a questo mazzo? Una domanda che mi viene ovviamente fatta molto spesso, in particolar modo diciamo in periodo festivo. E dunque cercheremo di capire l'uomo con il quale voi avete una storia clandestina, quindi nascosta, come trascorrerà ovviamente le vacanze, queste festività pasquali con la compagna ufficiale. Per compagna ufficiale voi sapete che io intendo ovviamente come sempre una moglie, ma ovviamente anche una fidanzata piuttosto che una convivente, comunque un'altra persona che appunto l'uomo che voi frequentate in gran segreto ha ufficialmente al suo fianco. D'accordo? Ovviamente cercheremo di capire anche se tra di loro ci saranno, diciamo, dei momenti di tenerezza, di dolcezza, motivo per cui ovviamente utilizziamo questo tipo di mazzo, perché so che alcuni di voi vogliono assolutamente sapere, cercare di capire se ci possa essere o meno una sorta di riavvicinamento anche erotico con la compagna ufficiale. Cerchiamo anche di capire se lui pensa a voi, quindi ovviamente se ha voglia di sentirvi, se ha voglia di vedervi e magari appunto lo farà. Cerchiamo di capire dunque come in maniera proprio pratica lui andrà a vivere ovviamente in famiglia i prossimi giorni o comunque con la compagna ufficiale e dunque come procederà anche la sua vita familiare ovviamente a seguito di queste festività. Cerchiamo anche di capire ovviamente quale possa essere il consiglio che viene dato a voi dagli arcani in riferimento ovviamente a questa situazione. D'accordo? Utilizzerò un metodo che ho già usato più volte sul canale, un metodo che prevede 10 carte, quindi ovviamente 2 carte per 5 coppie di carte ovviamente. Quindi 10 carte in totale che vanno ovviamente nello specifico ad analizzare ovviamente 5 posizioni diverse che però come sempre state tranquilli, io vi spiegherò man mano che ovviamente estrarrò le carte e le andrò a posizionare ovviamente sul tavolo di stesa. D'accordo? Dunque possiamo appunto iniziare. Per il principio di sincronicità, per chiunque appunto incappi casualmente in questo video o lo scelga, chiunque di voi abbia ovviamente una storia clandestina con una persona appunto impegnata, per impegnata io intendo, vi ripeto, sposata o anche semplicemente diciamo fidanzata o convivente, ecco cerchiamo di capire come ovviamente questa persona andrà appunto a vivere, come trascorrerà ovviamente i prossimi giorni, le prossime giornate di festività ovviamente pasquali. Dunque iniziamo appunto a mescolare il mazzo di carte ovviamente per il principio di sincronicità. Dunque vediamo appunto come questa persona trascorrerà le prossime giornate in famiglia o comunque le prossime festività ovviamente con la compagna ufficiale per quanto ovviamente riguarda la persona che appunto voi frequentate, l'uomo che frequentate ovviamente in gran segreto proprio perché ovviamente è una persona ahimè impegnata appunto ufficialmente con un'altra donna. Vediamo un po'. Perfetto, dunque iniziamo appunto a stendere le carte sul tavolo di stesa.
Perfetto, dunque come sempre ovviamente allontaniamo per questioni di spazio ovviamente il resto del mazzo dal tavolo di stesa e ovviamente come potete vedere appunto qui abbiamo questa modalità di stesa a ventaglio appunto già utilizzata appunto diverse volte sul canale. Appunto come vi dicevo abbiamo 10 carte, 5 coppie appunto di carte. In prima posizione ci occupiamo ovviamente del presente, cioè come sta vivendo la prospettiva diciamo di poter trascorrere queste vacanze in famiglia. In seconda posizione cerchiamo invece appunto di capire se questa persona vi sta pensando, se vi desidera, se ha voglia di vedervi, che cosa pensa di voi ad oggi ovviamente questa persona, ovviamente sapendo che potrebbero essere delle difficoltà nel vedervi e ovviamente anche nel sentirvi. In terza posizione, ovviamente, quindi terza coppia di carte, ci occupiamo di ciò che lui farà, quindi come vivrà praticamente, ovviamente, queste giornate. In quarta posizione ci andremo ad occupare ovviamente del consiglio degli arcani, consiglio che viene dato a voi. In posizione centrale cerchiamo invece appunto di capire l'esito, cioè come procederà il rapporto con la compagna ufficiale, in particolar modo proprio a seguito ovviamente di queste festività trascorse insieme. Dunque, iniziamo appunto dalla prima coppia di carte e appunto cerchiamo di capire ad oggi questa persona appunto come sta gestendo anche emotivamente, diciamo, la prospettiva di trascorrere le prossime giornate con la compagna ufficiale, ovviamente anche lontano da voi. Allora, in questo caso abbiamo il 10 di bastoni, una carta che già fa pensare comunque a una certa sofferenza, e in questo caso abbiamo il 3 di coppe. Allora, già vi diciamo anticipo il fatto che questa persona pensa a voi. Perché? Perché il 3 di coppe è una carta che generalmente ovviamente parla di triangolazione, quindi di un terzo ovviamente elemento, del terzo elemento, in questo caso ovviamente voi, che si è inserito nell'ambito di un 2 di coppe, quindi nell'ambito di una coppia, la coppia ufficiale tra quest'uomo e la compagna ufficiale, moglie, fidanzata o che dir si voglia. Quindi già sin dall'inizio ci siete in mente voi a questa persona, e questa chiaramente è una cosa molto positiva, è un dato molto positivo. Ovviamente il pensiero di voi in qualche modo riesce, diciamo così, a stemperare un po' questa, vedete, brutta tensione, 10 di bastoni, che ovviamente lui prova ovviamente molto forte dentro di sé in riferimento a queste festività, cioè guardate, questa persona si sente in un, diciamo, mood di sacrificio obiettivamente molto pesante, doloroso da sopportare, appunto, è sul rogo, quindi praticamente si sente veramente ostacolato in quelli che sono i suoi sentimenti reali, perché qui parliamo di coppie, questa persona ha dei sentimenti reali per voi, ovviamente, quindi per il terzo elemento, vi ripeto che si è inserito nella coppia, quindi per voi. Quindi questa persona in realtà diciamo che riesce a vivere con una certa, diciamo, serenità i prossimi giorni, nonostante la, diciamo, pesantezza che sicuramente andrà a provare, che già prova ovviamente dentro di sé nel vivere i prossimi giorni con la compagna ufficiale, grazie alla vostra presenza, al pensiero di voi. Cioè questa persona, diciamo, ovviamente sta pensando al fatto che dovrà trascorrere questi giorni lontani ovviamente da voi, 10 di bastoni, che per lui rappresenteranno un sacrificio, 10 di bastoni, ma ovviamente ripete a se stesso, tanto prima o poi comunque io rivedo lei, quindi comunque diciamo tutta questa sofferenza verrà ripagata, d'accordo? Quindi diciamo che ovviamente la sua prospettiva è totalmente negativa in riferimento a
questi giorni, se non fosse ovviamente per il pensiero positivo che ha per voi, che va un po' a lenire appunto questa negatività e pessimismo. Quindi sicuramente questa è una persona che già prevede 10 di bastoni, comunque diciamo un clima non proprio sereno, perché parliamo di bastoni, soprattutto un 10 di bastoni, quindi un clima pesante che potrebbe, diciamo, ecco, creare un certo fermento appunto fra gli animi, quindi dal suo punto di vista potrebbero in qualche modo sfociare in discussioni abbastanza importanti, ecco, alcuni momenti di tensione all'interno o del suo rapporto di coppia con lei, oppure tra famiglie, per esempio, dell'uno o dell'altra. Nel caso in cui trascorrano, per esempio, la Pasqua assieme con anche le rispettive famiglie, lui teme ad un litigio tra, diciamo, i due schieramenti, o tra lei, per esempio, la compagna ufficiale, e la mamma di lui, piuttosto che il papà di lui, o comunque i familiari. Cioè teme che questa situazione in realtà sia una sorta di polveriera pericolosa, per cui possa bastare, diciamo, la minima parola detta fuori posto, ovviamente, o magari con poco tatto, per scatenare, vedete, un incendio, un putiferio. Quindi questa persona non è per niente serena. D'accordo? Quindi è una persona che teme profondamente litigi, discussioni, teme quindi un atteggiamento, comunque un clima ostile da parte, per esempio, dei vari familiari, dell'uno e dell'altra, e soprattutto è infastidito dal dover rimanere lontano, ovviamente, da voi. Il 3 di coppe però è una carta che rappresenta anche, diciamo, dei tentativi o anche semplicemente un pensiero, diciamo un'organizzazione, se vogliamo così silente, perché ovviamente lui non lo rivelerà a nessuno, chiaramente ci mancherebbe, un'organizzazione in riferimento al volervi vedere e sentire. Quindi potrebbe pensare di messaggiarvi o comunque, diciamo, anche semplicemente di mettervi il classico like estemporaneo sui social, piuttosto che farvi capire, diciamo, che lui c'è, nonostante ovviamente queste festività obbligate, d'accordo? Cioè ha in mente di agire in qualche modo, poi ovviamente vedremo se porterà a termine o riuscirà a portare a termine questa situazione, però diciamo che questa persona comunque sta pensando a voi. Siete, come pensiero, la sua oasi felice in una prospettiva non proprio felice nei prossimi giorni in famiglia, d'accordo? Quindi, vi ripeto, non è serena, questa persona, soprattutto perché teme discussioni tra i vari, diciamo, schieramenti, tra le due famiglie, piuttosto che tra lui e la famiglia di lei, e viceversa, cioè tra lei e la famiglia di lui, d'accordo? Quindi non è serena questa persona, assolutamente no. Vediamo ragazzi ora invece in seconda posizione, quindi seconda coppia di carte, anche se obiettivamente ne abbiamo già parlato, però cerchiamo di capire questa persona che cosa ovviamente pensa di voi, se vi pensa, se ovviamente vi desidera. Allora, qui abbiamo il 2 di coppe, ragazzi, io ve lo riconfermo, ve l'ho già detto con ovviamente il 3 di coppe, questa è una persona che prova del sentimento per voi, è una persona che ha voglia di vedervi, 2 di coppe, 3 di coppe, ve l'ho appunto appena detto, una persona che conta di comunque cercarvi presto per vedervi, per comunque organizzare un incontro. 2 di coppe, qui direi che è una carta piuttosto chiara, c'è una persona che vi desidera ed è una persona che prova un grande sentimento per voi ovviamente. E qui abbiamo il Cavaliere di Spade. Allora ragazzi, il Cavaliere di Spade sicuramente si riferisce a un movimento, perché i cavalieri si muovono ovviamente nel tempo e nello spazio. Ecco, un movimento molto ovviamente veloce, chiaramente, che questa persona conta di fare, perché potrebbe, diciamo, essere preda di particolari gelosie. Allora, il Cavaliere di Spade infatti generalmente rappresenta, vi ripeto, diciamo un momento di spaesamento, per cui questa persona si sentirà
meno sicura evidentemente di voi, per cui teme la presenza di un rivale e teme che, diciamo, durante queste vacanze comunque voi possiate o incontrare qualcuno di nuovo oppure frequentare qualcuno che avete frequentato in passato, perché vi ripeto che il cavaliere ovviamente è sicuramente qualcuno che si muove nello spazio ma anche nel tempo, quindi qualcuno che arriva dal passato, d'accordo? È chiaro che questa persona dunque avrà un pensiero di gelosia che porterà e che quindi lo porterà a in qualche modo voler, diciamo, accelerare i tempi nel rivedervi e nel risentirvi per, diciamo, riassicurarsi un posto al vostro fianco. Questa persona, nel caso in cui voi già siate impegnate, e lui ovviamente lo sappia, quindi nel caso in cui questa storia sia una storia extraconiugale, sia per lui che anche per voi, è geloso del vostro compagno ufficiale perché teme questo. Teme questo 2 di coppe, cioè teme che voi possiate, diciamo, ecco, ricominciare a flirtare o comunque ad avere un contatto fisico con il vostro ovviamente compagno ufficiale, cioè questa cosa obiettivamente lo infastidisce molto. Quindi è una persona che obiettivamente non è tanto tranquilla e non sarà tranquilla, non solo perché obiettivamente teme discussioni in ambito familiare, ma anche perché teme di perdere voi. Quindi sicuramente una persona che potrebbe lasciarsi andare a qualche pensiero un po' negativo, che potrebbe portarlo a cercarvi, perché il cavaliere di spade parla di un movimento pratico, quindi tangibile, quindi anche notizie, perché i cavalieri come i fanti rappresentano delle notizie, quindi potrebbe portare questa persona a cercarvi, però in maniera, diciamo, non particolarmente dolce e romantica, ma magari, diciamo, in maniera un po' irruenta, cioè potreste sentire questa persona magari un po' più fredda rispetto al solito, ma non per disinteresse nei vostri confronti, ma perché è preda di una certa gelosia, d'accordo? Sarà un po' preoccupata questa persona di appunto rischiare di perdervi. Quindi potreste risentire questa persona, diciamo, non proprio in modalità dolce, tenera e romantica del tipo mi manchi e so già che mi mancherai da morire, ma magari con un atteggiamento un po', diciamo, freddo, d'accordo? Un po' sostenuto, diciamo così, ma dipenderà ovviamente dalle sue paure, perché teme qualcuno al vostro fianco. Questo lo porterà a voler agire, però vi ripeto, molto probabilmente, ecco, la sua azione, il messaggio, quel gesto, magari anche quella, diciamo, piccola telefonata veloce, non vi piacerà tanto perché vi sembrerà un po' strano, un po' diverso dal solito, magari meno dolce. Ecco, questo potrebbe portarvi a pensare male. D'accordo, è normale, ci sta, è assolutamente lecito, però non è il caso in questo ovviamente caso, proprio perché dipende da delle sue paure, cioè avrà un po' un atteggiamento da appunto arrogante, sostenuto, in realtà per andare a coprire delle sue paure, perché teme di perdervi e teme che voi possiate avere anche proprio un avvicinamento fisico, quindi rapporti, con un'altra persona, nel caso in cui voi siate impegnate con il vostro compagno, vostro marito, oppure con una persona che ha già fatto parte del vostro passato e di cui lui è molto geloso. Vediamo ora in terza posizione, quindi ovviamente terzo gruppo di carte, cerchiamo di capire invece obiettivamente che cosa accadrà nella sua vita ovviamente privata, personale, familiare con la compagna ufficiale ovviamente nei prossimi giorni. Allora, e qui sulla carta ovviamente degli amanti abbiamo la carta del 7 di spade. Allora ragazzi, la carta del 7 di spade, come potete vedere, è una carta piuttosto negativa, proprio perché ovviamente è una carta che ovviamente parla di un rapporto basato appunto sulla menzogna, sul nascondimento, sul tradimento.
Quindi obiettivamente sulla carta degli amanti, che come vedete appunto rappresenta proprio la carta della coppia, ecco che obiettivamente questa persona ovviamente ci imporrà un carico da 90 molto molto negativo, perché chiaramente la carta del 7 di spade è una carta molto negativa che parla di menzogna, che parla di astuzia, che parla di falsità, che parla appunto di desideri riferiti a un'altra persona e che parla quindi di omissioni, di situazioni celate e comunque di tradimento. Quindi questa persona ovviamente continuerà con la compagna ufficiale a fare buon viso a cattivo gioco, ma obiettivamente questa persona, nonostante possa mostrare un atteggiamento comunque benevolo nei confronti della donna in questione, non farà altro che pensare unicamente a voi, perché è la carta del tradimento. Quindi questa persona ovviamente avrà una voglia tremenda di vedervi e di ovviamente poter, consumare, dei momenti molto piacevoli ovviamente con voi. Il 7 di spade è la carta del lutto, quindi rappresenta la fine, la chiusura sulla carta degli amanti, quindi sulla carta del desiderio e della passione. Quindi questa persona ovviamente non avrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, alcun rapporto fisico, o comunque potrebbe mostrare un atteggiamento comunque tenero, un atteggiamento comunque accondiscendente, ma che non porterà ovviamente ad un vero e proprio rapporto, perché vedete che in questo caso appunto l'amplesso viene bloccato proprio dal 7 di spade, dalla freddezza, dal tradimento, dalla menzogna, dall'astuzia, dal disinnamoramento. Questa è una persona che per la compagna ufficiale non prova più niente, anzi l'unico desiderio che prova ovviamente dentro se stesso è ovviamente di tradirla, perché vi ripeto, questa è una persona che agirà appunto con l'intenzionalità di mantenere, come vi dicevo all'inizio, un clima comunque tutto sommato sereno, perché questa non è una persona che in questo momento è pronta a chiudere il rapporto, ma non vuole nemmeno fingere di avere rapporti con questa donna soddisfacenti e che possano andare a compiacere lei e se stesso. Cioè qui c'è proprio il blocco ovviamente sulla carta dell'amore, sulla carta dell'incontro fisico, sulla carta della passione, d'accordo? Quindi la carta del 7 di spade è una carta che parla anche del ladro, di chi agisce alle spalle, quindi questa persona potrebbe addirittura, come vi ho detto sino ad ora, cercarvi, quindi mandarvi un messaggio, comunque dare un segno ovviamente della sua presenza. Lo farà ovviamente da 7 di spade, vedete, quindi di nascosto, quindi una persona che si nasconderà, ma ovviamente una persona che deciderà di affrontare la situazione senza creare scossoni o tsunami con la compagna ufficiale, ma nemmeno rinunciando ovviamente a sentirvi. Questo assolutamente, d'accordo? Quindi sicuramente è una persona che andrà a bloccare qualsiasi tentativo possa eventualmente fare lei di riavvicinamento, perché vi ripeto, sulla carta della passione c'è proprio la carta del lutto, del blocco, del 7 di spade, d'accordo? 7 di spade ovviamente posto dalla terza persona che ovviamente fa parte dei suoi pensieri e che ovviamente mi viene sin dall'inizio chiaramente della stesa, d'accordo? Quindi sicuramente non affronterà i prossimi giorni cercando per forza il litigio o comunque facendo le valigie e andandosene di casa, però ovviamente eviterà proprio, 7 di spade, qualsiasi tipologia di contatto fisico, d'accordo? Ma agirà nell'ombra, quindi cercherà per esempio di contattarvi e ovviamente di cercarvi.
Vediamo, ragazzi, a questo punto ovviamente che consiglio viene dato a voi dagli arcani. Qui abbiamo l'8 di spade e in questo caso abbiamo il fante di denari. Allora, ragazzi, quello che sicuramente vi viene consigliato è di abbandonare, 8 di spade, qualsiasi tipo di preoccupazione o comunque di pensiero, di ansia in riferimento al rapporto con questa persona. Cioè le carte vi richiamano alla lucidità e alla razionalità. Perché l'8 di spade parla di preoccupazioni che molto spesso, diciamo, non trovano una reale corrispondenza nella realtà. Non è una carta che vi sta dicendo siete folli, assolutamente no. Però è una carta che parla di, diciamo, a volte un lasciarsi andare a pensieri negativi in riferimento a questa storia. Ecco, quello che vi viene consigliato è di non fare, diciamo, questa cosa, cioè di non agire pensando innanzitutto sempre a quella persona, alla sua situazione e al fatto che la vostra situazione debba per forza avere appunto un epilogo negativo, d'accordo? Quindi cercate di non pensare agli ostacoli, alle negatività, ad un epilogo magari appunto negativo in riferimento alla vostra storia, cercate di andare avanti per la vostra strada, non concentrando tutti i pensieri e la vostra attenzione su questa persona, sulla sua storia e sulla sua vita. Il fante di denari, infatti, parla di un'altra persona che potrebbe scrivervi o che potrebbe in qualche modo manifestare, diciamo, una certa attrazione e interesse nei vostri confronti. Il fante di denari rappresenta infatti generalmente una persona, diciamo, piuttosto giovane, che si attesta grosso modo entro i 30-35 anni di età, una persona a cui voi piacete molto fisicamente perché parliamo appunto di denari, una persona che vi desidera molto e che ha intenzione, diciamo, di conoscervi meglio, e quindi una persona che potrebbe in questi giorni o comunque entro le prossime settimane invitarvi per esempio ad uscire. Ecco, il consiglio che ovviamente vi viene dato dagli arcani è ovviamente di non mettere da parte questo fante, questo giovane così interessato a voi, ma di appunto considerarlo come una sorta di opportunità altra proprio per cercare di sperimentare qualcosa di nuovo, perché i fanti rappresentano sempre qualcosa di nuovo che potrebbe nascere, in questo caso ovviamente da basi di attrazione fisica molto forte, e che potrebbe rappresentare per voi una ventata d'aria fresca veramente notevole, che potrebbe allontanarvi da questo 8 di spade, quindi diciamo da situazioni appunto particolarmente gravose e pesanti. Quindi quello che vi viene consigliato è comunque di non avere pensieri negativi circa questa storia, di non concentrarvi solo su questa storia, ma comunque anche, diciamo, di approfittare di una nuova conoscenza che farà capolino nella vostra vita. Vi ripeto, questo fante potrebbe già essere parte delle vostre conoscenze, magari anche da un po' di tempo, potrebbe appartenere o al vostro ambito professionale o al vostro ambito amicale, ed è una persona molto giovane. Parlando di denari, potrebbe appartenere ad uno dei 3 segni di terra, quindi Capricorno, Toro o Vergine, oppure avere l'ascendente in uno di questi 3 segni, oppure avere un tema natale ricco di questi segni appunto di terra nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono questi pianeti? Venere, ovviamente Luna, piuttosto che Marte e Mercurio. Vi faccio un esempio: potrebbe essere del segno zodiacale del Capricorno e avere per esempio l'ascendente in Toro, piuttosto che la Venere in altrettanto Capricorno. È un esempio. Comunque una persona che ha una forte, diciamo, presenza comunque nei punti strategici dei segni di terra.
è una persona magari lenta, perché parliamo di denari, ecco perché vi dicevo che è una persona che voi potreste conoscere da tempo, perché è appunto una persona che potrebbe a fatica, diciamo, mostrare il suo interesse nei vostri confronti. In realtà c'è sempre stato, ma è una persona che agisce, diciamo, piuttosto lentamente. È una persona poco spontanea, che tende, diciamo, a programmare il come, il dove, il quando, ma è comunque una persona molto attratta da voi ed è una persona che ha intenzione di invitarvi, vi ripeto, scrivervi, contattarvi o comunque farvi capire che è molto interessata a voi. Quindi vi viene ovviamente consigliato di non disdegnare, diciamo così, questa nuova conoscenza, che vi ripeto sarà particolarmente interessante. Dunque, cerchiamo di capire a questo punto, appunto nell'ultima coppia di carte, come procederà il rapporto tra ovviamente quest'uomo e la compagna ufficiale a seguito, abbiamo visto, di queste vacanze pasquali che non ovviamente procederanno in maniera del tutto serena. Vediamo un po'. E qui abbiamo l'8 di pentacoli. E qui abbiamo invece appunto la carta del 4 di coppe. Allora ragazzi, come potete vedere, obiettivamente questa coppia sicuramente fa acqua e farà acqua da tutte le parti. Perché? Chiaramente questa è una coppia che non prova più sentimenti e soprattutto, quindi né lui né lei, e non c'è neanche più desiderio fisico. Quindi è chiaro che il 4 di coppe in questo caso è la carta proprio della noia. È la carta, diciamo, di una situazione che ormai si sta trascinando così da troppo tempo e ovviamente una situazione che richiederà prima o poi, comunque, una presa di posizione importante, ovviamente, da parte di uno, dell'altra o di entrambi. Queste due persone, perché vi ho detto che da tanto tempo che trascinano questa storia? Perché l'8 di denari è una carta lenta. Tra gli arcani minori, l'8 di denari e il 7 di denari rappresentano gli arcani che hanno le tempistiche più lunghe. Quindi diciamo che questa persona, ovviamente, da troppo tempo non ama più, da troppo tempo non desidera più questa persona e si sente al suo fianco scaricato di quelle che possono essere le energie vitali, la sua virilità, la sua capacità di, diciamo, conquistare, di essere conquistato. È una persona che, stando a fianco a questa donna, si sente demotivato all'amore e alla sessualità. Ecco perché vede in voi, come vi dicevo all'inizio, la sua oasi felice, perché stando al fianco di questa donna, quest'uomo non è felice. È con voi che si sente rinascere. Infatti, che cosa sta facendo questa ragazza? Come potete vedere, sta ripensando a qualcosa che è lontano. Quindi, in questo caso, a voi. Non potendo ovviamente in questi giorni vedervi e sentirvi, se non altro con la stessa frequenza di prima. Quindi questa persona fantasticherà molto su di voi e andrà a paragonare i due rapporti. Quindi sia il rapporto con voi che ovviamente quello con la compagna ufficiale, cioè li comparerà e ovviamente inizierà tutto un lungo percorso ovviamente di riflessione che ovviamente gli servirà in un tardo futuro, perché è un 8 di denari, tempistiche lunghe, per ovviamente effettuare una scelta.
Però vi ripeto ragazzi, questa è una persona molto molto lenta, che tende sempre a fare buon viso a cattivo gioco, che non ama gli tsunami d'amore, che non ama mettere tutto in discussione dall'oggi al domani, è una persona che agisce per gradi e soprattutto, a mio avviso, è una persona molto molto lenta. È una persona che deve studiarsi bene la situazione, perché l'otto di denari parla anche di apprendimento e ovviamente di in qualche modo cercare di incamerare denari, quindi denaro il più possibile, in modo da avere le spalle coperte, sentirsi abbastanza al sicuro, in modo appunto da poter effettuare delle scelte che vadano ad interrompere questa situazione di negatività sentimentale. 4 di coppe. Però, vi ripeto, è una persona che prende tempo e che ovviamente per il momento continuerà ad abbinare ovviamente le due storie, proprio perché è una persona molto lenta, perché è una persona che vuol far viso a cattivo gioco, quindi non vuole assolutamente indispettire o inasprire i rapporti con la compagna ufficiale. È una persona che inizierà un percorso, vi ripeto, lento, ma finalmente lo inizierà, di vera e propria presa di posizione, scelta e decisione, avendo ovviamente pensato in maniera molto profonda, però non più superficiale, ovviamente alla differenza dei due rapporti, a quello che gli date voi rispetto a quello che lui non ha più e non ha mai evidentemente avuto con questa donna. Cioè, vedete, lui deve passare attraverso questo momento di ulteriore noia, disperazione, appesantimento, delusione, frustrazione, sacrificio, per rendersi conto che ormai la situazione con la compagna ufficiale deve essere chiusa. Quindi anche questa festività che lui sarà obbligatoriamente, diciamo, costretto a trascorrere con lei servirà per permettere a questa persona di riflettere sul proprio futuro. Ma, vi ripeto, con tempistiche lente e lunghe, perché qui c'è un 8 di denari. Questa persona deve prima apprendere, vi ripeto, quindi riflettere in maniera molto profonda, da adulto, ovviamente in maniera matura e saggia, per riuscire a cercare di capire come portare avanti la situazione, inizialmente una situazione doppia, per poi obiettivamente arrivare ad una scelta. Questi momenti di obbligo, diciamo, accanto alla compagna ufficiale, sono importanti per capire che obiettivamente lui lì è un pesce fuor d'acqua, che lui lì ovviamente non è al posto giusto. Sono degli step necessari, perché questa persona non è la classica persona che ovviamente decide sull'unghia, ma è una persona che necessita di tempo. Ora comprendo ovviamente il consiglio degli arcani in riferimento ovviamente al fante di denari, quindi all'accettare comunque ovviamente anche il corteggiamento e la conoscenza di un'altra persona, proprio perché evidentemente qui la situazione è lunga. Non è una situazione senza risoluzioni, ma questa è una persona che segue lentamente il flusso ovviamente della propria esistenza, procede per cercare di mettere a riparo ciò che per lui è importante, quindi il denaro, la carriera, comunque avere le spalle ben coperte, e poi decide di agire, ma in primo ordine mette come priorità se stesso, non voi o il vostro rapporto. D'accordo? Quindi una persona che agisce lentamente, una persona che non vuole sconvolgere e stravolgere la sua vita sentimentale, ma ovviamente queste situazioni lo porteranno chiaramente a riflettere. Inizierà a farlo? Sì. In maniera profonda? Sì. Che lo porterà ad una scelta? Sì. Con tempistiche brevi? No. Quindi assolutamente no. Questa è una persona che ha bisogno di tempo. D'accordo? È una persona che ha bisogno anche di guarire, evidentemente, da delle ferite interiori, anche di delusione, in riferimento a questo rapporto. Cioè, il rapporto con la compagna ufficiale
evidentemente era partito sotto i migliori auspici, cioè lui ci credeva a questo rapporto, ma ne è rimasto molto deluso. 4 di coppe. Cioè questa donna evidentemente ha cercato di vendersi bene, comunque diciamo in maniera molto brillante, ha cercato di rappresentare diciamo la sua anima gemella, per poi invece evidentemente scoprirsi per quello che è in realtà, quindi è calata la maschera, d'accordo? Per cui quest'uomo ha capito che questa donna era tutto fuorché ovviamente la sua donna ideale, soprattutto da un punto di vista erotico, perché il 4 di coppe parla proprio di noia, di apatia in riferimento ad una situazione ovviamente erotico-sessuale che non va bene. Quindi una persona che si annoia profondamente, è una persona che ha bisogno di nuovi stimoli, motivo per cui ovviamente questa persona è così legata ovviamente a voi, ma vi dicevo ovviamente a inizio stesa che questa persona è legata a voi anche da dei sentimenti, quindi non soltanto da un desiderio erotico. Voi fate stare bene ovviamente questa persona. Ovviamente però ragazze la decisione finale spetterà solo ed esclusivamente a voi, perché qui c'è l'arrivo di un'altra persona nella vostra vita e ovviamente dipenderà poi da voi se appunto dare udienza a questo fante ed eventualmente iniziare ovviamente una storia con questa persona, oppure se diciamo continuare a dedicare il vostro tempo, la vostra vita sentimentale a quest'uomo. La decisione ultima spetta sempre ovviamente a voi, d'accordo? Quindi come sempre, io lo ripeto ragazze, mettetevi come priorità. In primo ordine la vostra felicità, proprio come sta facendo lui, direi in maniera un po' egoistica, è proprio come farà lui, anche ovviamente in futuro. È chiaro che la risposta alla domanda di questa stesa: si divertirà veramente tanto in ambito familiare, si sentirà a suo agio durante queste festività? Assolutamente no, anzi penserà molto a voi, vorrà chiamarvi, vorrà cercarvi, vorrà rivedervi quanto prima, è geloso di voi e lo sarà in particolar modo ovviamente nei prossimi giorni, soprattutto nel caso in cui voi abbiate un compagno ufficiale. Andrà ovviamente a bloccare qualsiasi tentativo di approccio, magari anche proprio da parte della compagna ufficiale, e ovviamente proverà un profondo senso di noia, d'accordo? Nonostante, vi ripeto, questa persona continui ovviamente a far buon viso, a cattivo gioco e non voglia assolutamente inasprire i rapporti con la compagna ufficiale, assolutamente. Quindi fingerà comunque un atteggiamento accondiscendente, comunque tutto sommato sereno, per evitare anche quelle discussioni di cui vi parlavo a inizio stesa, ma sicuramente non è una persona che ovviamente vivrà i prossimi giorni in felicità e in serenità, d'accordo? Ora, appunto, facendoci anche aiutare dagli oracoli della magia bianca di Emanuele Imperiali, cerchiamo appunto di capire appunto se questa persona ovviamente vi cercherà, quindi come si comporterà ovviamente nei vostri confronti, e ovviamente diciamo un'ultima posizione oracolare per quanto riguarda il rapporto con la compagna ufficiale. Vediamo un po'. E qui abbiamo la rabbia e l'impulsività, ovviamente carta similare appunto al Cavaliere di Spade. Questa persona assolutamente sì, vi cercherà ovviamente spinto da un grande desiderio nei vostri confronti, un desiderio ovviamente che parla anche molto appunto di gelosia, una persona che ha paura di perdervi e ovviamente cercherà in tutti i modi appunto di ristabilire diciamo il suo posto al vostro fianco.
una persona che appunto cercherà con un moto, diciamo, di impeto, quindi evidentemente anche proprio sulla scorta, vi ripeto, di un sentimento di gelosia o comunque di paura proprio di perdervi, magari immaginandovi con un altro uomo, questa persona cercherà appunto di forzare questa situazione e ovviamente appunto questa persona cercherà in tutti i modi di potervi contattare. Vi ripeto, lo farà magari non in maniera del tutto romantica, magari non come vi sareste ovviamente aspettate, però sicuramente vi ripeto lo farà anche a breve, perché questa è una carta che comunque parla sicuramente di tempistiche brevi e ovviamente anche di un movimento, quindi di un ricercarvi piuttosto inaspettato. Quindi quando meno ve lo aspetterete, ecco, questa persona ovviamente vi cercherà e riuscirà a smuovere tutte le montagne, quindi qualsiasi ovviamente ostacolo si frapporrà tra voi e il sentirvi, quindi per esempio la compagna ufficiale, ecco, a questa persona importerà poco, perché il desiderio sarà talmente tanto di sentirvi e vedervi che evidentemente farà ovviamente di tutto, cioè vi vorrà vedere e sentire al più presto, proprio ovviamente a seguito di una spinta interiore che lo porterà poi appunto ad una spinta pratica, ovviamente cercando di smuovere un po' le acque e la situazione, d'accordo? Quindi sicuramente una persona che ovviamente agirà con molta energia, con molta ovviamente passione nei vostri confronti, proprio per appunto cercare di vedervi e ovviamente di contattarvi nel più breve tempo possibile. Vediamo ora invece il rapporto con la compagna ufficiale, appunto nei prossimi giorni, come procederà. E qui abbiamo la carta del vento, del movimento, della fretta e dell'impazienza. Allora, questa, vi ripeto, è una persona che ad un certo punto non ce la farà più di starvi ovviamente lontana ed è chiaramente una persona che appunto deciderà ovviamente di muoversi. Vi ripeto, proprio perché a fianco di questa donna ovviamente non ci sta per niente bene. La carta del vento parla di sentimenti contraddittori, vi ripeto, questa è una persona che ha comunque paura di perdere tutto, ma è anche una persona che obiettivamente non ne può più e non ne potrà più, proprio perché questa è una persona che obiettivamente ha bisogno di nuovo. È una persona che ha bisogno di risentirsi viva, è una persona che ha bisogno di riprovare i piaceri della vita. Quindi questo periodo in cui lui ovviamente abbinerà ancora le due storie, mantenendo il piede in due scarpe, rappresenteranno soltanto la quiete, l'attimo prima che precede lo scatenarsi della tempesta. Quindi sicuramente questa persona fingerà, ve l'ho detto già con il 7 di spade, fino a che obiettivamente non ne potrà più e ovviamente poi finalmente prenderà una saggia decisione. Ponderata, sì, ve l'ho detto prima, con l'8 di denari, comunque una situazione lenta, ma vi ripeto, è una situazione che prima o poi con l'oracolo del vento va a cambiare. E con l'oracolo del vento sempre in maniera molto inaspettata per voi, cioè dal vostro punto di vista questi suoi movimenti rappresenteranno una sorta di sorpresa, proprio perché come il vento, diciamo, cambia improvvisamente, ovviamente anche questa persona, diciamo, cambierà il moto, l'evoluzione della propria vita e soprattutto del proprio rapporto sentimentale, d'accordo? Quindi ovviamente vi ripeto, questa persona è chiaramente preda di una molteplicità di sensazioni che la portano verso di voi, la rendono gelosa, la rendono inquieta, ma anche di ovviamente sensazioni opposte, cioè comunque ancora bisogno di sicurezza, paura del cambiamento, quindi tutte queste situazioni fortemente contraddittorie perdureranno nella propria anima per un certo periodo,
fino a che però poi obiettivamente qui la tempesta deve arrivare e arriverà. D'accordo? Il vento parla di un'energia improvvisa, di un movimento, di un moto improvviso che porterà ad una nuova meta e che lo spingerà verso ovviamente nuove considerazioni, verso nuovi comportamenti. Quindi la carta del vento è quanto mai riassuntiva di questa stesa, perché è una carta che parla di sensazioni ora calme, ora inquiete, di riflessioni ponderate o comunque d'improvviso di desideri imperanti. Quindi questa persona sarà preda di moti contraddittori, desiderio di andare oltre questo rapporto e quindi effettuare una scelta come unica realtà possibile, seppur fredda e dolorosa, alternata appunto questa possibilità invece al perdurare nell'ambito del proprio rapporto ufficiale. Alternerà, riflessioni differenti, sensazioni, emozioni differenti e contraddittorie, spesso contraddittorie, sino però all'arrivo della vera e propria tempesta. L'oracolo del vento è l'energia del divenire. Quindi questa persona, seguendo il flusso degli eventi, arriverà ad una decisione. Ma lo deve fare da sola. Cioè sarà questa persona che, guardandosi dentro, metterà finalmente ordine a questo momento, contraddittorio, di pensieri ambivalenti, e quindi arriverà la tempesta. D'accordo? Voi rappresenterete, vedete, la spinta giusta per permettere a questa persona di comprendere dove possa essere, ovviamente, il suo posto, accanto a chi. D'accordo? Dunque, ragazzi, ovviamente questa stesa termina qui. Come sempre voi sapete che io poi tendo a rifare le stese, di conseguenza andremo ancora a tenere d'occhio sicuramente la situazione. Ovviamente, come sempre, mi raccomando, mettetevi come priorità. Ovviamente, come sempre, forza, coraggio, determinazione e ovviamente buona fortuna e a presto.